Buondì, anche spustuma del pere. Allora, oggi devo dire che c'è una giornata abbastanza primaverile nonostante che siamo a fine gennaio. Stamattina c'era solo 1 grado, che per noi è già temperatura primaverile, uccellini che cantavano dappertutto. Abbiamo detto, boh, oggi è primavera. Per festeggiare facciamo un po' di takun nella strada, che sono niente, praticamente ci sono dei punti dove la strada è un po' sfondata. In questa stagione, dopo l'inverno, dopo le piogge, dopo la neve, è normale che succeda. Noi ci teniamo sempre un po' di materiale qui in cascina e quindi oggi facciamo un po' di aggiustamenti alla strada sterrata che porta alla cascina. Dunque, qua ci troviamo nella nostra cava. Qua abbiamo praticamente dietro la nostra catasta di legna un mucchio gigante di pietre che negli anni abbiamo accumulato, recuperato, tutte le pietre che ci viene di prendere, che togliamo dai campi eccetera, ammucchiamo tutto qui perché tornano sempre utili per fare qualsiasi tipo di lavoro, per fare muretti a secco o in questo caso per fare questi che Nina chiama takun, che sono dei rappezzi, delle toppe su questa strada sterrata che porta alla cascina, che praticamente è terra di nessuno, nel senso qua ci passano tutti, noi siamo gli unici che abitiamo qua, però la strada regolarmente viene d'inverno sfondata, ovviamente dopo le nevicate, dopo le piogge, noi passiamo il meno possibile. Questa è una cosa un po' assurda, nel senso che noi lasciamo la macchina spesso sull'asfalto, come in questo periodo noi usciamo a piedi, per non rovinare appunto questo tratto di 700-800 metri di strada sterrata che ci sono per arrivare gli ultimi alla cascina. Però tanto noi lasciamo la macchina là, però tanto poi passa altra gente, passano cacciatori, passano escursionisti, passano ciclisti, passa di tutto, quindi la strada comunque si deteriora. Noi abbiamo sempre, come dicevo, pietre e poi ci facciamo portare prima dell'inverno preventivamente un bel mucchio di stabilizzato, lo chiamano qua, tipo tuenam, adesso ve lo faccio vedere. Comunque è un mix di pietre piccole e terra, ghiaia, insomma un materiale che messo sulla strada bagnata crea una situazione un po' più solida, un po' più stabile per poter poi passare con le auto senza sprofondare. Quindi le operazioni di oggi: prima cosa Nina va a prendere il trattore, no. E poi come no? C'è il tuo posticino. Grazie. Dove mi porti, Leo? Sei takun sastea. Un signore di 80 anni che vive qua vicino, che conosciamo, ci ha raccontato che una volta, quando lui era bambino, ragazzino, il comune si occupava, quando c'era bisogno di aggiustare una strada, di chiamare una persona per famiglia, un uomo di solito per famiglia,
e erano obbligati, un uomo per famiglia, ad andare a aggiustare la strada. Quindi se ne occupavano tutti quelli, per dire, sta borgata c'erano 3-4 cascine tutte abitate, un uomo o due per ciascuna cascina partiva, andava e aggiustava la strada. Adesso giustamente qua ci abitiamo solo io e Leo e il comune non gliene frega niente, quindi ci aggiustiamo io e Leo. Allora, intanto cominciamo a fare questo piccolo fondo con le pietre per riempire i buchi più fondi, perché le pietre costano poco ovviamente, perché il materiale che poi andremo a metterci sopra, che chiude bene la superficie, quello costa un botto. Allora dobbiamo riempire i buchi prima con le pietre perché fanno volume e comunque fanno anche fondo, e poi dopo con il resto copriamo, perché sennò passare con la macchina poi sopra ste pietre uno piano piano spacca tutto, gli ammortizzatori e tutto. Quindi facciamo prima un fondo di pietre e poi dopo vi facciamo vedere l'altro materiale. Tutte le persone che vivono in situazioni simili di campagna, comunque di posti in aperta campagna, conoscono bene, ovvero che bisogna arrangiarsi, cioè quando uno vive in città o anche solo in dei paesi, insomma, uno dà per scontato, sai, le strade devono essere a posto, tutta una serie di cose, se ne occupano altri, no? Si danno per scontate, quindi nessuno ci pensa mai. Mentre invece in questi posti qua ci sono delle cose tipo la cura dei corsi d'acqua, tipo queste cose qua delle strade sterrate, strade bianche, e tipo la caduta degli alberi durante la neve o i temporali. Ci sono tantissime cose delle quali qui in aperta campagna ci si occupa ancora proprio manualmente, le persone che ci vivono. Quando, non lo so, c'è una strada interrotta da un albero caduto, ci sono dei gruppi WhatsApp dei piccoli paesi dove ci si dice: strada interrotta, qualcuno intervenga. Allora parte il primo più vicino con una motosega e va a togliere l'albero da in mezzo alla strada. In questo caso, come dice Nina, però noi qua siamo rimasti da soli e praticamente questi lavori qua li facciamo tutti noi, perché non abitandoci più nessuno c'è veramente poco interesse per gli escursionisti eccetera di occuparsene. Questa è una cosa che io spesso magari ripeto nei video e vorrò fare un video dedicato a questa cosa, l'ho già detto più volte. Io non è che ce l'ho con i turisti o con gli escursionisti, perché ognuno, per carità, è libero di viversi la natura come vuole, ma bisogna prendere in considerazione che c'è qualcuno che mantiene il territorio con gli animali che pascolano, oppure semplicemente con le proprie braccia aggiusta strade, toglie alberi, pulisce sentieri. Questa roba non è scontata, noi la facciamo così perché ok, la strada ci serve, ma tutto il resto della manutenzione viene fatta perché ci piace veder pulito. Seconda parte del nostro lavoro. Adesso facciamo un carico di questo noi lo chiamiamo Tuenam, è uno stabilizzato composto da pietruzze grezze di svariate dimensioni. La cosa importante di questo materiale è che al suo interno c'è anche roba sminuzzata molto fine, no? Quasi che sembra sabbia. Questo è importante perché fa sì che questo materiale, quando lo metti sulla strada e poi ci passi sopra, si compatta bene, no? Non rimangono quindi tutti pezzettoni grossi, si compatta. Per esempio qui ne avevamo già fatto un pezzo tempo fa, adesso è già passato un po' di tempo, c'è anche piovuto e nevicato sopra e lui diventa uno strato ma liscio, non tutto grezzo, gruttuluto. E che abbiamo fatto anche uno strato di pietre più grosse sotto. Questo fa sì che il materiale sprofondi anche meno, perché se lo metti direttamente sulla terra, soprattutto dove è molto fangoso, sparisce velocemente. Forse alcuni di voi penseranno: ma perché sprecate tempo e denaro a fare sto lavoro che tanto poi l'anno dopo è da rifare? Però non è così semplice, cioè
Noi lo facciamo perché, prima cosa, la strada ci serve, la usiamo e abbiamo bisogno di averla percorribile. Poi anche perché ci piace di fatto fare questi lavori di manutenzione. Noi passiamo tanto tempo qui in cascina a fare lavori di manutenzione che periodicamente sono da ripetere, però è una cosa che ci piace prenderci cura del luogo in cui viviamo, e tra l'altro non solo del luogo in cui viviamo, cioè della cascina e del cortile, ma anche un po' del territorio circostante, quindi del bosco, dei sentieri. Allora prendiamo una pala, un rastrello, carichiamo, ce ne andrà più di una gira di questo, però ne portiamo quanto ne basta, e così proviamo adesso ad andare a riempire questi canali che abbiamo, nei quali abbiamo messo le pietre. Quando io sono arrivato qua, questa porzione di alcune centinaia di metri di territorio nel quale passa questo sentiero eccetera non era percorribile. Io per i primi 2 anni praticamente non ho visto nessuno passare qua, né a piedi né in bici. Passava qualche cacciatore e qualche escursionista coi fuoristrada, coi quad, no? Tra l'altro mi veniva da piangere, perché i cacciatori ancora lo sanno che se le strade le mantengono poi loro devono passare regolarmente, ma altri che magari passano una volta sola a fare un'escursione non badano a niente, fanno delle accelerate, delle derapate e lasciano dei buchi profondi così. Io il primo anno che ero qua per 3-4 mesi non ho potuto venire a casa con l'auto perché la strada era distrutta. Vi lascio una foto a vedere in che stato era. Comunque questo per dire che adesso negli anni con la manutenzione continua e costante di questo luogo e col pascolo degli animali eccetera eccetera, questo sentiero è diventato percorribile, c'è tantissima gente che ci passa a piedi, in bici eccetera. Sarebbe interessante che le persone si ricordassero che in qualunque bosco vai, in qualunque sentiero vai, a piedi, in bici, tutti i luoghi in natura che frequenti, se non sono manutenuti dalle persone del luogo che ci vivono, non sono accessibili. Ma nel giro di pochissimo, se qua uno smettesse di far manutenzione, nel giro di 1 anno o 2 si ricopre tutto di vegetazione, rovi, cose, e non si passa più e si perdono territori, si perde territorio. Poi se si perde, pace, cioè nel senso, prima che arrivassi io qua per 50 anni questo posto era sperduto, nessuno sapeva della sua esistenza, nessuno passava, nessuno lo frequentava. Va benissimo, diventa bosco, diventa natura selvaggia, perfetto. Ma di già che uno dedica del lavoro per tenerlo pulito, per mantenerlo in un certo modo, se le persone che ci passano se lo ricordano e lo rispettano, meglio per tutti, credo, no? Caricare ancora una volta. Dici? Sì, facciamo ancora questa striscia di qua. Ma invece se facessimo davanti a quelle more? Anche, ma voglio ancora fare un pezzo di striscia qua che è tanto molle, come abbiamo fatto di qua, e poi chiudiamo ancora quei 2 buchi là indietro, poi più o meno ci siamo. Ok.
Io direi che è quasi finita. Ovviamente la cosa ideale sarebbe prendere, non so, 10 camion di materiale, far tutta la strada da cima a fondo, però non ce lo possiamo permettere, ovviamente costerebbe migliaia e migliaia di euro, quindi noi continuiamo a tacconare in questa maniera, però alla fine il suo lavoro lo fa, riusciamo a passare avanti e indietro. Lei per un altro anno è abbastanza a posto, abbiamo ancora avanzato un po' di materiale che lo teniamo sempre di riserva in caso di evenienza, se dovesse crearsi qualche buco, qualche zona che poi si tribola a passare, tamponiamo e andiamo avanti così. Poi passando col trattore si è compattato abbastanza, poi comunque passando ovviamente lui si compatta. Qua per esempio era tutto devastato, adesso è un bel lavoro. Tutti i pezzettini così, 50 metri per volta, 30 metri per volta. Insomma, per adesso abbiamo fatto questo pezzo qua e poi ovviamente quando la strada asciuga si passa tranquillamente. Adesso che è bagnata però c'è bisogno che dove ci sono i buchi più profondi, insomma, che sia aggiustata un po'. Diciamo che questo è il periodo dell'anno in cui si fa questo lavoro, perché ci sono tutta dicembre, gennaio, a volte anche febbraio, la strada è ghiacciata. Quando la strada è ghiacciata e non disgela mai praticamente, perché fa parecchio freddo qui, si passa avanti e indietro e la strada non si rovina, quindi noi finché è ghiacciata siamo sempre contenti. Poi al disgelo, soprattutto se ci piove anche sopra, succede sempre questo: quando si passa si fanno delle voragini nei punti dove più molle e poi si passa a rifare il fondo. Ringraziamo il nostro Minitauro che ci supporta in questi lavoretti e ci aiuta tanto. Quando non avevamo il Minitauro lo facevamo un po' col Pasquali, però bisogna caricare tutto su a mano, scaricare a mano, insomma, con questo è un'altra vita. Adesso ho imparato anche a guidarlo. Vuoi che ti porta, Lea? Dai, porta, io salgo sulla pala. No, sulla pala no, vieni sopra che mi dai due dritte. E salutiamo. E salutiamo. Arrivederci. Arvezze.